Oggi vi parlo di John Sexton. Il libro è Recollections, 3 Decades of Photographs, 3 decenni di fotografia. L'edizione è Ventana, un libro tra l'altro che si presenta molto bene nella sua veste editoriale, senza dubbio un libro ricercato anche in questo senso, ma sapete che quello che ci interessa di più è il contenuto, le fotografie e come vengono riprodotte. Ci arriviamo fra breve solo per mostrarvi ancora un pochettino come è realizzato il libro, una bella copertina cartonata e telata, molto elegante, ve l'ho detto, nell'ala finale c'è una breve presentazione di questo grande fotografo che, per chi non lo conoscesse, è un grande formatista, ma in realtà, formatosi un po' all'ombra dei grandi fotografi americani e primo fra tutti Ansel Adams, ripercorre un po' le tracce. A me è piaciuto questo libro, il motivo per il quale l'ho acquistato, e ho acquistato il libro perché questo fotografo ripercorre un po' i soggetti a me cari, le situazioni, i contesti fotografici nei quali anch'io cerco di andare a fotografare. Tra l'altro condividiamo anche gran parte dell'attrezzatura, dal grande formato, il 4x5, all'Hasselblad, oppure occasionalmente anche la Mamiya, sì che insomma ci sono dei tratti in comune, ancora una volta, a far capire a tutti quanti che non è il mezzo che fa il campione, perché altrimenti sarei altrettanto famoso come John Sexton. Belli scenari quelli dei parchi americani, ma soprattutto attento ai dettagli, alle ombre. Allora cominciamo. Il libro, come potete vedere, è elegante. Il formato scelto da questo artista è il più classico dei classici, un 30x30, anche se in realtà è un 31. La rilegatura è una rilegatura con cordonatura, quindi ve l'ho detto ancora una volta, un libro prezioso, un'opera preziosa, molto bianco, molte pagine bianche, a cercare di immergere il lettore in quello che sarà il modo di visualizzare le opere. Qui abbiamo la prima, tra l'altro veramente anche molto bella, di Yosemite Park. La riproduzione di queste immagini secondo me è molto attenta, mi piace come è stata realizzata e insomma, con tutto, diciamo, la differenza che va posta, è evidente nel mio commento, è comunque molto vicino ad una resa fotografica, a quella di una carta semi-baritata, ad una luster con grana finissima, insomma appagante anche per la vista e soprattutto nel mio caso è anche istruttivo, perché i libri si comprano anche per studiare. Poi mi raccomando, lo dico sempre, imparate anche a sfogliarli e non girateli da qua, per carità. Prendeteli sempre con la massima cura, senza stropicciare gli angoli. La grammatura della carta è buona perché è una carta che si sente che è lucida, anche la sua consistenza, e anche questo concorre a rendere piacevole sfogliare. Come vedete, molte piccole prefazioni, un po' di storia, e ogni tanto ci regala già un'anteprima per immergerci in questo lavoro fatto di rocce, di alberi, di natura, di acqua che scorre con questo panning. Qualche notizia la possiamo leggere all'inizio, in questa introduzione, prima di arrivare, guardate che belle queste betulle, questi Aspen Grove, insomma è uno di quelli bravi, c'è poco da girarci attorno. Vi dicevo un pochettino di introduzione prima di cominciare. Eccolo qua, Recollection, abbiamo passato i titoli iniziali, adesso si comincia l'opera, ma io vi faccio vedere subito una cosa che per me è fondamentale, un altro motivo per il quale ho deciso di acquistare questo libro. Alla fine del libro, oltre così ai ringraziamenti di rito e d'obbligo, oserei dire, c'è questa. Ci sono 2 tavole molto ricche, technical information, fondamentali, perché ci dice la tavola 1 reca la data, il formato, in questo caso un 4x5, l'obiettivo utilizzato un 300 mm, la pellicola un Timax T100 che tutto sommato permea grosso modo
tutta la produzione, a parte qualche T-Max 400, forse un FP4 ogni tanto, i filtri adottati, e anche questo è molto importante per comprendere poi da un grande fotografo come sia potuto avvenire e realizzarsi quello scatto, al saldo ovviamente dello sviluppo e della stampa, che invece non c'è dato conoscere. Ci sono persino i tempi di esposizione e di apertura. Poi certo ci mette anche lo sviluppo, N+1, N-2, -1, però la parte saliente è proprio diaframma, tempo di esposizione, filtro, film e obiettivo utilizzato. E adesso sì, vi faccio vedere velocemente perché non voglio spoilerare niente a nessuno, anzi è un libro che secondo me vale la pena acquistare proprio per questa sua bellezza nella riproduzione. Vi faccio vedere anche, vedete, è proprio una carta che può essere molto vicina alla resa di una carta fotografica o di una stampante a getto. Per non appunto anticiparvi troppo, vado un po' velocemente giusto per farvi vedere. Al margine, nella pagina successiva che resta, nella pagina affiancata che resta sempre bianca, troviamo la tavola e l'indice del luogo. In questo caso la cascata con gli alberi di Hanking Lake nel Colorado, una delle foto più suggestive di questo libro, veramente bella. Certamente attraverso YouTube non potete cogliere le finezze delle immagini. Questa è una delle mie preferite, queste foglie aggrovigliate che tante volte ho cercato di riprodurre, però qui bisogna anche dire che serve trovare l'ambientazione giusta e poi certamente la capacità di rendere attraverso i filtri questa magnificenza che la natura ci mette a disposizione. Vi faccio vedere qualche immagine che mi piace particolarmente. Questa chiesetta forse è una delle più celebri, più fotografate, è il campanile, la Bell Tower, nel tardo pomeriggio, ci dice late afternoon, del New Mexico, un'immagine che senza dubbio conoscete. Anche gli interni, e poi guardate che belle queste foto girate, questo per esempio in California, foto ritratte, il fango essiccato, anche questo è un tema che appena trovo la location giusto anch'io fotografo, perché mi piace molto, ricco di riflessi, mette a dura prova assolutamente la capacità tecnica del fotografo. Vado un po' veloce, volevo trovare un'altra fotografia che mi piace molto, questa per esempio sembra una fotografia banale, quasi una stampa banale, ma non lo è. Vista ad occhio nudo vi fa comprendere il minuzioso lavoro di ripresa, quindi di esposizione e successivamente di sviluppo e stampa. Questo per esempio in formato quadrato è quello della Hasselblad, perché ci sono in questo libro più di qualche esempio, di qualche stampa effettuata proprio con la Hasselblad, con la nostra cara vecchia Hasselblad, sempre moderna, sempre attuale. Non voglio mostrarvi tanto di più, ma giusto per farvi capire i soggetti, quali siano: rocce, montagne, natura, dune. Questa è fantastica, un punto di visuale ampio, bello, del Golden Gate Bridge, ma ne ho viste anche di più ampie in altezza che immergono maggiormente nella prospettiva. Ecco perché serve, questa invece no. Questa è veramente notevole, questa è veramente notevole. Ecco perché, torno a ripetere, sui libri si acquistano, sì, si sfogliano per il piacere di gustarsi le immagini, ma servono anche per studiare. E allora amici, ci vediamo al prossimo tour editoriale, quando vi mostrerò qualche altro libro fra i miei preferiti. A tutti voi grazie e alla prossima.